Allora qui ci troviamo di fronte a un dominio in cui abbiamo una radice e dentro la radice non abbiamo più il nostro argomentino carino, piccolino, ma abbiamo un'intera frazione. Allora noi siamo costretti a prendere tutta quell'intera frazione e a imporla maggiore o uguale di 0. Perché la regola non cambia, non è che se la radice si complica le cose cambiano. Fortunatamente le cose restano sempre le stesse, soltanto che sarà più difficile la disequazione che dovremo affrontare, perché appunto adesso tutta questa roba qui deve essere maggiore o uguale di 0. E allora qui sono costretto a studiarmi un numeratore e un denominatore. Allora, sicuramente la cosa più furba da fare è andare a scomporsi direttamente numeratore e denominatore. Com'è che si scompone il numeratore? Beh, anche qui uno dipende da quanto è abile, perché se qui si va a fare 2 delta, la situazione si incasina notevolmente. Questo esercizio potenzialmente è molto lungo, a meno che uno non lo fa proprio come lo sto facendo io adesso, perché il numeratore lo scompongo a mente, ossia penso a due numeri, la cui somma faccia 1, il cui prodotto faccia meno 2. Quindi prendo direttamente x più 2 che moltiplica x meno 1. Infatti più 2 meno 1 fa 1, più 2 per meno 1 fa meno 2. E quindi però la domanda resta sempre quella: quando è che questa cosa è maggiore o uguale di 0? Il discorso che ho fatto adesso lo applico anche al denominatore, quindi mi chiedo quando è che due numeri sommati fanno meno 4 e moltiplicati fanno meno 5? Beh, dovrò prendere x meno 5 che moltiplica x più 1. Infatti meno 5 più 1 fa meno 4, meno 5 per 1 fa meno 5. Quindi anche questo direi maggiore o uguale di 0, ma è sbagliato. Devo dire maggiore strettamente di 0, perché sto al denominatore e il denominatore non si può annullare. E allora qui, appunto, avendo fatto la scomposizione, adesso è semplice, perché il numeratore mi dice ok, prendo il valore che annulla questo, che è meno 2, il valore che annulla questo, che è 1, il valore che annulla questo, che è 5, il valore che annulla questo, che è meno 1. Poi dopo vado a fare direttamente il grafico totale, quindi su questo grafico totale vi vado a mettere tutti i valori che ho trovato. Partiamo da quelli negativi, il più piccolo è meno 2, il successivo è meno 1, poi viene 1 e poi viene 5. I valori che stanno al denominatore li devo escludere, proprio perché non è possibile che si annullino, quindi al denominatore compare meno 1, quindi lo tolgo, compare 5, quindi lo tolgo, e invece saranno inclusi gli altri. Poi qui metto il grafico del numeratore, soluzioni esterne, quindi dico prima di meno 2 oppure dopo 1, denominatore prima di meno 1 oppure dopo 5. Sto studiando sempre per il maggiore, lo studio del segno qui numeratore e denominatore va sempre fatto per il maggiore, e poi tratteggio dove la soluzione è negativa. Poi devo prolungare tutto e andarmi a fare un confronto di segni. Qui viene più, meno, più. Siccome il verso della disuguaglianza è maggiore, allora dovrò prendere tutti i più. Vediamo dunque se abbiamo fatto bene l'esercizio. Il primo mi dice che devo andare da meno infinito a meno 2 incluso, perché c'è il pallino pieno. E infatti meno infinito fino a 2 incluso. Il secondo intervallo sarà da meno 1 escluso a 1 incluso. E infatti è così, meno 1 escluso, 1 incluso. Il terzo mi dice vai da 5 escluso fino a più infinito. E in effetti è così, e quindi questo conclude il nostro dominio.